dal manicomio al territorio. È la storia della psichiatria, che è storia di civiltà o anche di inciviltà. È, come dire, è riassumibile in quella che io chiamo un chiasma antropologico. Mi spiego. Se si percorre dall'antichità fino ad oggi il rapporto che la società ha avuto con i propri matti, e non dimentichiamolo, il folle è colui che ti espone o che ti evoca il tema della radicale alterità, che poi diventa alienità. E dunque è costantemente la mia identità di soggetto, virgolette, normale, come dire, ha di fronte a sé. E questo l'ho avuto nell'antichità, l'ho avuto lungo tutti i percorsi dal Medioevo al Rinascimento fino ad oggi. La questione di dire che tipo di rapporto io metto in gioco sul piano personale, sul piano collettivo, sul piano istituzionale, sul piano politico, eccetera, con la presenza della radicale alterità che il folle mi mostra. Allora, per riassumere un percorso che dura 2000 anni, in 2 battute, direi che si è sempre oscillato tra 4 poli, e per quello che chiamo il chiasma. Primo polo, si è tentati, di fronte a questa radicale alterità, di imprigionarla, rinchiuderla. E rinchiudendo, imprigionando e oggi direi negando questa alterità, che chiamiamo follia, forse mi è possibile liberare il folle, rimetterlo nel circuito sociale. Al contrario, ci sono stati momenti storici in cui si è fatto l'opzione inversa. Si è detto: liberiamo la follia, lasciamo che il folle la esprima fino in fondo, ci comunichi fino in fondo il messaggio più profondo, ma per farlo la società si deve proteggere e dunque deve imprigionare il folle. Allora si vede bene che questo chiasma è come una sorta di carta di tornasole della condizione in cui ancora oggi siamo. Allora, quando negli anni 70, sulla scia dei movimenti anti-istituzionali legati alla stagione del 68, uno dei grandi luoghi della lotta per la dignità dei malati è stato quello del tentativo di annullare quei grandi luoghi di esclusione dei malati che erano i manicomi e che erano cominciati all'inizio dell'Ottocento, o anche prima, ma in forme moderne all'inizio dell'Ottocento. La grande lotta anti-istituzionale verso queste forme, come dire, di esclusione, perché si aveva nella testa l'idea di dover reintegrare, rendere possibile un ritorno di quei malati velocemente nel proprio contesto sociale, familiare, eccetera. E quindi eliminare le lunghe degenze, eliminare quelle condizioni per la quale uno viveva in quella specie di luogo protetto. Spesso i manicomi avevano dei grandi parchi, erano delle città, erano dei piccoli villaggi, però dei villaggi dentro la quale si doveva stare e dentro la quale era anche possibile stare a fare i matti, perché se non facevi i matti lì lo facevi, però naturalmente le porte della società erano piuttosto strette. Adesso si è passati a tutt'altro, però vede, il risultato non è mai del tutto felice, perché mentre si è raggiunti in questa sorta di passaggio dal manicomio al territorio, che per il nostro cantone si sa essere stato quello della legge per l'assistenza psichiatrica, la LASP, che alla fine degli anni 70, negli anni 80 ha sancito in qualche modo una strategia di intervento sulla malattia mentale diversa. Bene, questa sorta di passaggio che ho detto, il territorio che corrispondeva tutto sommato al luogo dell'integrazione, al luogo della ripresa dei contatti, bene, però contiene un problema. Contiene il problema, contiene 2 problemi direi. Il primo è che abbiamo perduto, stiamo perdendo
il rapporto con la follia. E quando ha questa follia, perché l'abbiamo imprigionata, l'abbiamo negata con i farmaci, l'abbiamo occultata, perché oggi anche il folle deve comportarsi bene, se no, perché l'integrazione nasce nel comportarsi bene, virgolette, tema che fu già dell'Ottocento. Il cittadino è un cittadino se si comporta bene. Il folle che si comporta male secondo le regole della nostra convivenza, deve essere escluso. Bene, questo comportarsi bene però vuol dire che deve tenere a bada, con i farmaci o con altro, la propria follia, la quale perde la capacità di raccontarci delle cose. Allora, qual è l'equilibrio tra le due cose? Tra una follia che dobbiamo continuare ad ascoltare, perché se il giorno che non l'ascoltiamo e lei non ubbidisce alla normalizzazione adattativa, lei esplode. Non per niente oggi quello che rimane degli ospedali psichiatrici sono occupati da malati gravi, molto gravi, come se in qualche modo sono quelli in cui le forze normative e normalizzanti non hanno funzionato. E allora si è di nuovo faccia a faccia con la faccia oscura della follia, ma il guaio è che magari siamo diventati meno capaci di ascoltarla, gestirla, rapportarci ad essa. Questo per dirla che la battaglia, o diciamo così, il gioco di rapporto tra l'identità normale e l'alterità radicale della follia è una cosa che non si è ancora risolta e forse mai si risolverà. Quello che dobbiamo fare è leggerne storicamente anche oggi i suoi dilemmi.